Giulio Cesare nacque nel 100 a.C. e morì, nel senso che fu ucciso nel 44 a.C., in una vita relativamente breve, 56 anni, che si colloca nel momento di passaggio drammatico da un sistema politico ad un altro. Dall'ordinamento tradizionale della città-stato di Roma ad un tipo di potere personale, fortemente personale. Quindi la vita di Cesare è proprio nel cuore di questo periodo, quando affiora all'adolescenza, all'uso della ragione. Egli è già un personaggio malvisto perché si è legato per ragioni familiari, tradizionali, di schieramento anche politico, alla famiglia di Cinna, fedele alleato e seguace di Caio Mario, quindi sotto la dittatura di Silla è sicuramente un nemico. Noi abbiamo su di lui varie biografie, ma un elemento che ricorre in queste biografie è che Silla, uomo indubbiamente di grande capacità politica, di grande intuito e di grande ferocia, era convinto che andasse eliminato questo giovanotto, perché è pericoloso, perché è talmente in gamba, lo si vedeva già da giovanissimo, da costituire un pericolo per l'ordinamento che Silla aveva instaurato. Secondo la tradizione, Roma viene fondata nel 753 a.C. da Romolo, che diventa anche il primo re della città. Per oltre 2 secoli Roma è retta da una monarchia, fino a quando Tarquinio il Superbo, il settimo e ultimo re, viene cacciato e viene instaurata la Repubblica. L'ordinamento repubblicano rimarrà in vigore per quasi 5 secoli, durante i quali i Romani porranno le basi del loro imponente impero. La prima fase di questa espansione è dedicata alla conquista della penisola italiana. Tra il III e il II secolo a.C., Roma allarga il proprio dominio su tutto il bacino del Mediterraneo, giungendo fino all'Asia Minore. A farne le spese sono i cartaginesi di Annibale, annientati nel corso delle 3 guerre puniche, e i macedoni, la cui sconfitta segna la fine della potenza greca. In questo lungo periodo, lo Stato romano si trova ad affrontare numerosi conflitti interni, le lotte tra patrizi e plebei, le rivolte popolari, i durissimi scontri tra fazioni avverse. Tra il 133 e il 121, i tribuni della plebe Tiberio e Gaio Gracco propongono alcune riforme agrarie che mirano a una ridistribuzione delle terre in favore dei piccoli proprietari. Osteggiate dagli strati sociali più ricchi, le riforme dei 2 fratelli vengono abolite, ma segnano l'inizio di un lunghissimo periodo di scontri interni, noto col nome di guerre civili, che dura esattamente 1 secolo. Quando nasce Cesare, nel 100 a.C., la Repubblica Romana sta vivendo perciò una profonda crisi, che ne mina le fondamenta. Al principio del I secolo esplode un'insurrezione nelle province italiane, i cui abitanti chiedono maggiori diritti. È la cosiddetta guerra sociale, repressa duramente dall'esercito romano, capeggiato dal generale Lucio Cornelio Silla. Silla sarà protagonista anche di una guerra civile che vede contrapposta la fazione degli optimates, gli aristocratici difensori dello status quo, e i populares, i nobili favorevoli al cambiamento istituzionale. Il sanguinoso scontro vedrà la vittoria degli optimates di Silla, che nell'82 viene nominato dittatore, con il compito di tentare una difficile pacificazione politica. Silla è stato il trionfatore di una guerra civile ferocissima contro i Mariani, i seguaci di Caio Mario. Si dice in maniera sommaria, grosso modo ha un senso,
che capeggia uno schieramento conservatore sorretto dagli optimates e contrasta uno schieramento popularis di cui Mario è l'uomo simbolo. Alla fine Silla trionfa in questo conflitto, i suoi avversari vengono fisicamente liquidati e la sua dittatura, la dittatura esiste nell'ordinamento romano, ma a termine, cioè non può essere una carica vitalizia, la sua dittatura stabilisce un riordino, un nuovo ordine della Repubblica Romana. Quindi si crea una situazione paradossale, potere personale fortissimo, riordino dell'ordinamento tradizionale. E fatta quest'opera di riordino costituzionale, abbandono del potere. Silla compie un gesto indubbiamente straordinario a suo modo, le ragioni per cui l'ha compiuto sono molteplici, lascia la dittatura, abbandona questo potere, lo dismette per assistere, da vecchio ormai, morirà nell'anno 78, quindi poco dopo l'abbandono della dittatura, 78 a.C., per assistere al funzionamento del riordino che egli stesso aveva creato. Illusione ottica, perché nell'anno 70, quindi appena pochi anni dopo, Cesare nel frattempo ha raggiunto i 30 anni, i due consoli dell'anno 70, che sono niente meno che Marco Licinio Crasso, l'uomo più ricco di Roma, e Cneo Pompeo, figlio di Pompeo Strabone, pur rappresentando sostanzialmente forze sociali e politiche che con Silla erano state strettamente alleate, abrogano l'ordinamento sillano. Quindi con l'anno 70 si determina una alleanza saldissima, parrebbe, dei due più potenti personaggi che sono sulla scena della politica romana, un'alleanza personale, politica e istituzionale attraverso la copertura del consolato, che sembra stabilire un ritorno all'ordinamento repubblicano tradizionale, ivi compresa la restituzione ai tribuni della plebe delle loro importanti prerogative. Al tempo di Giulio Cesare, la Repubblica Romana ha oltre 400 anni di vita, un lungo periodo durante il quale ha sviluppato un'efficace organizzazione amministrativa. L'esercizio del potere si fonda sulla suddivisione dei compiti tra il Senato, le assemblee popolari e i funzionari pubblici, i cosiddetti magistrati. Il Senato è l'istituzione che prende le decisioni più importanti in politica interna ed estera. Le assemblee popolari rappresentano l'elemento democratico della Repubblica. Vi partecipano tutti i cittadini romani liberi, escluse le donne, e hanno come compito principale l'elezione dei magistrati. I magistrati costituiscono il cardine della vita quotidiana. Ad essi, infatti, è affidata la gestione concreta dello Stato. Ci sono innanzitutto i questori, che si occupano delle finanze e dell'erario, gli edili, che sovrintendono ai lavori pubblici, al controllo dei prezzi e all'organizzazione dei giochi, e i pretori, a cui è demandata l'amministrazione della giustizia. Una figura di grande responsabilità è quella del tribuno della plebe, istituita in seguito agli aspri conflitti sociali dei primi anni della Repubblica. I tribuni della plebe tutelano i diritti delle classi popolari e sono considerati sacri e inviolabili. Tra i magistrati, la massima carica è quella dei consoli, coloro che detengono il governo della città. I consoli sono due. Esercitano il potere esecutivo e militare, convocano e presiedono il Senato, comandano l'esercito in caso di guerra. Tutti questi incarichi hanno la durata di 1 anno e vengono ricoperti collegialmente. Una maniera questa per evitare le possibili tendenze dispotiche o monarchiche. Solo in caso di grave pericolo viene eletto il dittatore,
un governatore straordinario che assume in sé tutti i poteri fino alla conclusione dello stato di emergenza. Questa carica, comunque, può durare al massimo 6 mesi. Vi è infine una carica religiosa che riveste un ruolo determinante nella vita di Roma. È il Pontefice Massimo, che vigila sull'ortodossia del culto e presenzia alle manifestazioni pubbliche più importanti. Una figura influente anche dal punto di vista politico, come comprende acutamente Giulio Cesare, che per aiutare la sua scalata al potere riuscirà ad ottenere il pontificato nel 63 a.C. Che accade nel frattempo del non più giovanissimo Cesare. Caio Giulio Cesare appartiene a una famiglia, la famiglia Giulia, di antichissima nobiltà patrizia, però una famiglia economicamente non florida, difficoltà economiche, da un po' di tempo non ci sono in famiglia personalità che hanno ricoperto il consolato, che è la carica più alta e più potente della Repubblica. Quindi è un personaggio indubbiamente ragguardevole, con una straordinaria capacità politica, letteraria, di influenza di clientele, eccetera, ma in difficoltà e sicuramente di troppo rispetto ad una scena in cui ben 2 potentati si sono fatti avanti e per ora vanno d'accordo, ma potrebbero prima o poi collidere. Il celebre aneddoto di Cesare che quando è pro-magistrato in Spagna dice: all'età mia Alessandro Magno aveva già conquistato il mondo e io per ora non ho ancora fatto nulla di memorabile, è un aneddoto probabilmente veridico che però indica in maniera molto efficace il disagio in cui quest'uomo è venuto a trovarsi, dando per assodato che l'aspirazione al primato, ad una posizione di primato nella Repubblica, è per lui un dato acquisito, un dato dal quale non può prescindere. Quindi assistiamo, se riconsideriamo quanto abbiamo detto finora, ad un fenomeno significativo e a suo modo allarmante dentro l'ordinamento costituzionale repubblicano, alternanza delle magistrature, ruolo egemonico del Senato, eccetera. Ci sono però figure tali, di tale spicco e di tale ambizione, che puntano ad avere una posizione egemonica. Le 2 cose non vanno senz'altro d'accordo e non è una storia recente soltanto, perché già nel secolo precedente, alla fine del III e in tutto il II a.C., c'era stata un'altra grande famiglia, quella degli Scipioni, che aveva avuto grandi meriti naturalmente nell'espansione imperiale di Roma nel Mediterraneo, basti pensare alla vittoria contro Annibale e poi la conquista durissima della Spagna e poi le guerre verso la pars orientis del Mediterraneo, insomma una famiglia che ha contato moltissimo nell'espansione imperiale e però ingombra un po' tanto nella Repubblica, quindi già con gli Scipioni si è determinato questo attrito fra aspirazioni personali molto forti di famiglie che contano, anche per la ricchezza, anche per le clientele, anche per il prestigio militare, e l'ordinamento senatorio. Il Senato è un organo collettivo, i senatori non possono essere un numero infinito e quindi appartenere a questa elite dominante di gente che ha grande carriera alle spalle, che ha grandi ricchezze alle spalle, appartenere a questo collegio significa guidare la Repubblica, collegialmente. Ecco perché l'attrito con le figure emergenti che debordano rispetto ai limiti ordinati dalla Costituzione. Ecco l'attrito come si determina. E dopo l'esperienza sillana, dopo il gesto di Silla di lasciare la dittatura e vedere come funziona il sistema, ecco nuove grandi figure sulla scena.
Cesare desidera di essere una di esse. E la sua direttiva non fu chiarissima dall'inizio. È vero, apparteneva per legami familiari all'ambiente mariano, l'ambiente di Cinna, però, come ebbe poi a dire, avrebbe potuto anche scegliere un orientamento diverso. Quindi rappresenta, questo è molto interessante per noi che cerchiamo di capire la politica romana fuori degli schemi, rappresenta la tipica figura che sceglie la parte con cui schierarsi in funzione della propria carriera, della propria egemonia. Dove può avere una base sufficientemente forte per affermarsi, lì crea i suoi legami politici. Il Senato è sicuramente l'organo di governo principale dell'antica Roma. La sua creazione è attribuita allo stesso Romolo e in origine designava l'Assemblea degli Anziani. Il nome Senato, infatti, deriva dal latino senex, che significa appunto vecchio, anziano. In un primo tempo solo i patrizi, ovvero l'elite aristocratica romana, potevano accedere a questa carica. In seguito l'ammissione verrà allargata a tutti i cittadini più ricchi. Anche il numero di senatori subirà un sensibile aumento, passando dai 100 delle origini fino ai 900 del periodo di Giulio Cesare. Il requisito fondamentale per entrare in Senato è l'aver esercitato una magistratura, cioè una carica pubblica, ma occorre anche l'approvazione dei censori. Sono infatti questi funzionari, deputati al controllo della condotta civica, a stilare ogni 5 anni la lista ufficiale dei membri del Senato. È nella fase repubblicana che il Senato diventa il fulcro della vita pubblica, assumendo di fatto il controllo dello Stato e della sua stabilità. I suoi compiti vanno dal controllo delle cariche pubbliche alla discussione dei progetti di legge, dalla gestione finanziaria alla disciplina del culto religioso. Anche l'attività militare e la politica estera sono sotto la sua autorità. I senatori organizzano le operazioni belliche, stipulano gli accordi di pace e ratificano le dichiarazioni di guerra. Durante le guerre civili del I secolo a.C., il Senato perde il ruolo di garante dell'unità e della concordia politica. Da espressione degli interessi comuni, diventerà un baluardo della fazione conservatrice, gli optimates, segnando così il proprio declino e quello della Repubblica. Qual è lo scenario sociale in cui queste figure si muovono? Ormai è uno scenario profondamente modificato rispetto alla città-stato dei tempi degli Scipioni. Da una parte c'è stato un fenomeno di dilatazione geografica del concetto città di Roma. Noi pensiamo a Roma come a una città-stato, come in origine essa è effettivamente, ma con la gestione della cittadinanza, dell'allargamento della cittadinanza, Roma lentamente si dilata. Cittadinanza romana, cittadinanza di diritto latino, poi il Lazio assume la cittadinanza romana. Gli italici che sono stati conquistati con guerre durissime, con cui Roma ha lentamente conquistato la penisola, premono per avere la cittadinanza anch'essi. I Gracchi avevano posto la questione, il tribuno Druso l'aveva anche drammaticamente riproposta e ci aveva lasciato la vita. Silla ha sconfitto sul campo gli italici, però al termine della guerra sociale nell'88 la cittadinanza romana è stata concessa a tutti gli italici a sud del Po. Quindi Roma è l'Italia a sud del Po, fino alla punta estrema.
Quando si devono fare le elezioni politiche, le chiamiamo così, si eleggono i magistrati più importanti, i consoli, gli edili, i pretori, si va a votare a Roma e da tutti i vari municipi d'Italia ci si muove a proprie spese, insediandosi temporaneamente nella capitale per esercitare il diritto di voto. Conquistare il consenso di questo grande elettorato non è un problema da poco. La plebe urbana di Roma però conta moltissimo, mentre gli italici possono decidere di non scomodarsi ogni volta a venire a votare a Roma, la plebe urbana, come viene chiamata, base sociale dei capi populares, sta lì e vive sostanzialmente con sussidi, elargizioni di grano, feste, insomma non è che sia un ceto particolarmente produttivo, è un ceto abbastanza parassitario, che pesa moltissimo, proprio come una massa critica addosso alle istituzioni, anche, potremmo dire, addosso al Senato. Allearsi con la plebe urbana significa avere una massa di manovra elettorale molto importante e da mettere a frutto magari anche con fortissimo intervento economico. Le elezioni costano moltissimo a Roma, è un modello che si è protratto nei millenni. Questo è il quadro, diciamo così, politico-elettorale. Poi c'è un altro elemento del quale Cesare capisce presto l'importanza, studiando il suo futuro avversario, ma per ora interlocutore più forte, cioè Pompeo. E quest'altro elemento sono le legioni, la massa militare. La massa militare è costituita da dei cittadini che, chiamati alle armi, ci restano per anni e anni e anni, un servizio che dura moltissimo, che diventano gli interlocutori diretti dei capi militari. I capi militari che li portano alla conquista, per esempio nel caso di Pompeo, dell'Oriente, il favoloso Oriente che si è aperto a Roma grazie a questo grande capo militare, perciò detto Pompeo Magno. Le legioni vedono in questi capi, in particolare nel caso di Pompeo, il loro interlocutore diretto, quello che con terminologia moderna, giustamente famosa, potremmo chiamare il capo carismatico. La mediazione politica conta di meno per loro, conta il rapporto diretto con il capo. Questa massa militare, che è fatta di cittadini soldati, naturalmente, diventa col tempo sempre più importante rispetto alla plebe urbana più o meno parassitaria che sta nella capitale ed è la massa di manovra elettorale, usata spregiudicatamente dalle varie parti politiche, ma tendenzialmente legata ai populares, e che vede in alcuni dei tribuni della plebe i propri naturali rappresentanti. Cesare capisce presto che accanto alla consuetudine, alla routine elettorale in cui è bravissimo, straordinariamente capace, c'è poi quell'altro soggetto, quello della massa militare, con cui stabilire un contatto tale da creare una propria autonoma forza all'interno dello scontro politico. E quindi quando si reca in Spagna da pro magistrato, dopo aver ricoperto la pretura, lui cercherà di stabilire questo rapporto con le truppe che gli saranno affidate, che sono poca cosa rispetto alle legioni pompeiane naturalmente, ma anche cerca di stabilire dei contatti di carattere clientelare, cioè con le élite locali, ciò che Pompeo aveva saputo fare magnificamente. Il suo colpo di genio, potremmo dire, quando si trova in una posizione minore rispetto ai due potentati, Crasso e Pompeo, il suo colpo di genio è di puntare ad una carica, l'unica carica vitalizia ma elettiva della Repubblica Romana, che è Pontefice Massimo. Pontefice Massimo viene eletto con una battaglia elettorale estremamente dura ed è tale finché non muore. Quindi conquistare la carica di Pontefice Massimo significa avere una posizione stabile nell'ordinamento,
Cesare era considerato, e certamente lo era, molto vicino, simpatizzante per la filosofia epicurea. A Roma l'epicureismo si era diffuso, come racconta Cicerone nelle Tusculane, in maniera straordinariamente pervasiva, grazie a dei divulgatori del pensiero di Epicuro che conosciamo di nome. Tale si chiamava Amafinio, di lui abbiamo soltanto questo cenno che fa Cicerone o poco più. Cicerone dice hanno invaso tutta l'Italia gli epicurei, era un po' allarmista, ma indubbiamente era un orientamento filosofico incongruo rispetto alla centralità della politica caratteristica della Repubblica Romana. Per un personaggio che ha aspirazioni anche modeste, la politica è l'attività principale, è il mestiere fondamentale. Quindi bisogna avere anche quattrini, una base economica, legami. Quello è il mestiere di un vero cittadino romano. L'epicureismo suggerisce di tenersi lontano dalla politica, di non impegnarsi, vivi nascosto, no? Il celebre motto attribuito ad Epicuro. E oltre a ciò ritiene che gli dei probabilmente esistono, anzi ci saranno certamente da qualche parte, ma si disinteressano delle cose umane. La vicenda umana è un fluire di atomi materialisticamente aggregati, disgregati, l'anima è essa stessa mortale. Quindi se c'è una filosofia che è lontana dal mestiere di cittadino e dal mestiere di Pontefice Massimo è certamente l'epicureismo, per cui è interessante osservare questa sorta di scissione della persona, per cui il Cesare intellettuale, raffinatissimo, forse il più grande scrittore di lingua latina che ci sia mai stato, è di simpatie epicuree e al tempo stesso, in quanto votato alla politica, votato a contare nella Repubblica, possibilmente in una posizione egemonica, egli è politico di mestiere e Pontefice Massimo. Pontefice Massimo è la più alta carica religiosa, che non è soltanto strettamente religiosa, perché il Pontefice Massimo, come sappiamo da tantissime testimonianze, episodi, eccetera, può paralizzare la vita politica, può mettere dei veti fondamentali rispetto all'attività dei consoli, ha un peso estremamente significativo, direttamente politico. Quando egli si presentò alle elezioni per il pontificato massimo, raccontano le biografie sue, si congedò da sua madre dicendo o torno pontefice o torno in galera, nel senso che si era talmente indebitato per la campagna elettorale da doversi poi difendere da accuse gravi per debiti non pagati. Vinse le elezioni. D'altra parte le elezioni si vincono a tavolino prima di farle, per cui egli aveva molte carte nelle sue mani. C'è un romanzo bellissimo, purtroppo incompiuto, di Bertolt Brecht, Gli affari del signor Giulio Cesare, che racconta molto da vicino e senza peli sulla lingua esattamente questo aspetto della figura di Cesare all'opera come politico. L'epicureismo è una delle grandi scuole filosofiche dell'età ellenistica. Nasce in Grecia verso la fine del IV secolo a.C., pochi anni dopo la morte di Alessandro Magno. Secondo il suo fondatore, Epicuro di Samo, la filosofia ha come unico scopo liberare l'uomo dai suoi mali e condurlo verso la felicità. Per raggiungere questo obiettivo è necessario sconfiggere le 4 grandi paure che affliggono l'animo umano: la paura degli dèi, della morte, del dolore e dell'infelicità. La medicina di Epicuro, il cosiddetto quadrifarmaco, è basata su una concezione materialista dell'universo, in cui le divinità sono indifferenti alle vicende terrene
il timore della morte è irrazionale e la felicità è semplicemente la mancanza di dolore. Il compito dell'uomo saggio è giungere a una condizione di serenità, detta atarassia, in cui vi è assenza di ogni turbamento. Un atteggiamento che si traduce in un'esistenza appartata, lontana dalle forti passioni e dalla partecipazione politica. Questa visione individualistica e isolata della vita non sembra in armonia con gli ideali della Roma repubblicana, nella quale l'impegno politico e l'interesse comune sono tenuti in grande considerazione. Tuttavia, nel corso del I secolo a.C., il pensiero epicureo si diffonde con successo nella capitale. Ciò avviene grazie all'opera di alcuni studiosi greci, seguaci di Epicuro, che si trasferiscono in Italia portando con loro le idee del maestro. L'affermazione dell'epicureismo si deve soprattutto all'opera di Lucrezio. Il suo poema, De Rerum Natura, traduce in raffinati versi il pensiero del filosofo greco e costituisce il punto più alto della scuola epicurea latina. Cosa accade quando lui è pontefice massimo e pretore designato? Anno 63 ormai avanti Cristo. Sono passati vari anni, come vediamo, dall'anno 70 in cui Crasso e Pompeo sono i padroni della Repubblica. Nell'anno 63 è console Marco Tullio Cicerone. Il suo collega si chiama Antonio, non è ovviamente il futuro triumviro. Come è riuscito Cicerone a farsi eleggere in una campagna elettorale combattutissima, appoggiato da uno schieramento di optimates? È riuscito contro Lucio Sergio Catilina. Catilina è un nobile decaduto che ha in mente qualcosa che potrebbe rassomigliare a una rivoluzione degli ordinamenti politico-sociali romani. Di lui sappiamo quello che ci dicono i suoi nemici, i suoi avversari, sappiamo quello che dice Cicerone nelle Catilinarie, per l'appunto, che sono conservate. L'idea che ci si può fare di questo personaggio, finito tragicamente, come diremo, è che metteva insieme i resti di una serie di esperimenti falliti, un po' di avanzi di legionari sillani scontenti, avanzi della guerra sociale, reduci da campagne, persino quelle connesse alla guerra contro Spartaco, come suoi seguaci, diciamo così, retroscenici. Ma naturalmente il suo impegno era vincere le elezioni e diventare console. Dopo un primo insuccesso, egli si attrezza meglio e nell'anno 64 si vota per eleggere i consoli dell'anno 63. La sua candidatura è molto forte. Dietro le quinte è probabile che lo appoggiasse anche Crasso, anche Cesare. Poi Cesare ha fatto scrivere in lungo e in largo che lui con la congiura non c'entrava per nulla. Però prima del fallimento della congiura uno si chiede sempre, potrebbe vincere, quindi non è male stare da quella parte. Siccome è pericoloso come candidato e gli italici sono venuti in massa a votare per lui, gli auguri, ruolo religioso importantissimo, subordinato a quello di Pontefice Massimo, fanno sapere che gli auspici non sono favorevoli, quindi non si può votare. Quindi tutti questi italici se ne tornano nelle loro sedi, le elezioni sono rinviate e quando si vota da capo non c'è più questa massa di sostenitori pronta a rifare il viaggio per venire a Roma a votare per Catilina. Cicerone vince. Catilina è sconfitto ancora una volta quando ormai era convinto di farcela. E a quel punto, secondo le narrazioni a noi giunte, concepisce una presa del potere per via violenta, rivoluzionaria, creandosi delle alleanze retrosceniche, anche cerca di allearsi con
dei Galli che poi lo tradiranno, ammazzare i consoli in carica. Ammazzando i consoli in carica si decapita lo Stato, la Repubblica, e in quel disordine si prende il potere. Grosso modo questo è il suo disegno. Questo disegno fallisce. Cicerone verso la fine dell'anno 63 ha le prove abilmente catturate della congiura, aggredisce in Senato ex abrupto Catilina con la famosa prima Catilinaria pronunciata di getto, con un'oratoria irruenta, efficacissima, in parte riprodotta in quella che noi chiamiamo la prima Catilinaria, da lui ovviamente riscritta dopo, post eventum. E avendo le prove di questo reato gravissimo che è stato concepito e stava per essere perpetrato, ha avuto l'accortezza di mettere guardie davanti a casa sua per impedire che l'attentato nei suoi confronti venisse attuato, avendo le prove in mano, porta davanti al Senato l'accusa di eversione e la proposta di esecuzione immediata dei congiurati. Cioè il Senato siede in quel momento in una funzione giudiziaria, cosa rarissima, dinanzi all'alto tradimento, che è appunto la uccisione dei magistrati più importanti della Repubblica. Questa procedura può avere un senso e i pareri sono divisi. Noi abbiamo notizie di questo drammatico dibattito che si è svolto in Senato, in cui Cesare è intervenuto, Catone, un po' più giovane di Cesare, di età, interviene Cicerone stesso, e la proposta di esecuzione capitale immediata sta per essere approvata, ma Cesare si oppone ed è Pontefice Massimo mentre parla in Senato contro l'esecuzione capitale dei Catilinari. E ha svolto una tesi piuttosto originale, che cioè, visto che probabilmente l'anima è mortale, come alcuni ritengono, quella eco della sua adesione, diciamo così, filosofica all'epicureismo, uccidere è meno punitivo che mettere in carcere a vita, e quindi teniamoli in vita, perché così veramente li puniamo. E sta per ottenere il consenso con questa formulazione, non perché ci fosse una setta epicurea diffusa, ma perché arretrare dinanzi a un passo così grave, tutto sommato, attrae la maggioranza dei senatori. Interviene a quel punto Catone con un discorso fortissimo, sprezzante nei confronti di Cesare, nei confronti dei senatori che sono titubanti. La maggioranza approva l'esecuzione capitale e, per ordine del console in carica, i congiurati vengono strangolati nel carcere mamertino e Cicerone dà l'annuncio al popolo con la famosa espressione vixerunt, cioè sono morti. Erano vivi, ma ora sono morti. Cesare ne è uscito con qualche ammaccatura da questa vicenda. Crasso non ha problemi perché Crasso è l'uomo più ricco di Roma, tutti sanno che ha flirtato con i Catilinari, ma nessuno mai oserebbe toccarlo. Pompeo è fuori del Pomerio, ha le sue legioni che vogliono i premi adeguati per essere stati conquistatori dell'Oriente. Cicerone trionfa, Cicerone è il salvatore della patria, è da capo acclamato pater patrie, secondo Romolo, ha rifondato Roma, si è un po' montato la testa perché naturalmente cappeggiava uno schieramento, non era tutto merito suo, uno schieramento che ha ritenuto che schiacciando Catilina si dava un colpo mortale ai populares e quindi allo stesso Cesare, fosse o meno coinvolto nella congiura. Quindi la situazione termina di lì a poco con la battaglia di Pistoia, perché Catilina è fuggito da Roma con i suoi seguaci
e l'altro console, Antonio, lo ha affrontato sul campo di battaglia a Pistoia, sono stati ammazzati tutti, Catilina muore in battaglia. Dopo questa vicenda si può dire la parte degli Optimates si considera al sicuro. Sorpresa, nell'anno 60, quindi siamo a ridosso, no? Nel 62 si è svolta la battaglia di Pistoia, nell'anno 60 Pompeo, insoddisfatto di come il Senato non dà soddisfazione alle sue legioni, Crasso, desideroso di mettersi al sicuro dopo la rischiosa parte che ha giocato nella vicenda catilinaria, Cesare, che tutto sommato ha avuto un ruolo protagonistico nella battaglia in Senato, si mettono d'accordo privatamente, quindi è un patto privato, chiamato volgarmente primo triumvirato, e stabiliscono di allearsi, anziché farsi la guerra. Il primo triumvirato cosiddetto, patto privato tra tre potentati, nell'anno 60, decide quali saranno i consoli dell'anno prossimo, come sarà gestito il potere, quali province saranno date ai contraenti, quali leggi i consoli eletti faranno passare. Uno potrebbe dire, ma prima delle elezioni già si sa come andrà a finire? Già si sa come andrà a finire, nel senso che la forza, diciamo, suadente della manipolazione del consenso è un fatto centrale nella Repubblica ormai, potremmo dire, agonizzante. E viene eletto Cesare console per il 59, suo collega, perché non si può avere tutti e due i posti, è Marco Calpurnio Bibulo, uomo legatissimo agli Ottimati, un po' ottuso. Cesare è un genio non solo politico ma anche intellettualmente versatile in più diversi campi. Bibulo è un vecchio signore tradizionalista, abituato a dire no ogni volta che i populares dicono sì, più o meno. Quindi è una convivenza difficile. Il compito di Cesare, da console, è innanzitutto di varare delle leggi agrarie, che favoriranno i veterani di Pompeo, con assegnazioni di terre, deducendo colonie di veterani pompeiani. È un'operazione di destra o di sinistra, popolare o ottimate, è un'operazione a favore del grande soggetto sociale che sono le legioni. Cesare ha capito benissimo che è quello l'interlocutore. Contro la sua legislazione agraria, Bibulo mette il veto, cioè si crea una situazione paradossale dal punto di vista costituzionale, cioè un console mette il veto all'attività dell'altro console. Come sappiamo, i consoli sono due perché devono agire collegialmente. No? Quando fu istituito il consolato alla fine della monarchia, cacciato Tarquinio, si disse, lo racconta Tito Livio efficacemente, che il potere dei consoli era analogo a quello dei re, però durava un anno soltanto. E perché fosse minore il peso, erano due, e quindi la collegialità delle decisioni dei due massimi magistrati è un cardine della Repubblica. Cesare si disinteressa di questo contrasto che Bibulo scatena in tutte le forme, auspici negativi, diritto di veto. Bibulo si ritira in casa e non collabora più, quasi a creare una situazione di crisi istituzionale irreparabile. Cesare va avanti lo stesso. Quindi il consolato di Cesare nell'anno 59 è già ai limiti della legalità, se non oltre la legalità, ma alle spalle c'ha l'appoggio degli altri due, i quali hanno un soggetto potentissimo dietro di sé, cioè le legioni. E quindi il Senato abbozza, come si suol dire, deve accettare una situazione di paradosso costituzionale e istituzionale ai limiti della tollerabilità.
Per giunta, e qui Cesare diventa in certo senso l'uomo che vince la partita rispetto agli altri due, si fa attribuire come governo provinciale per 5 anni la Gallia. Abbiamo la Gallia Cisalpina, la Gallia Narbonese, che sono già province romane, e però c'è la Gallia Comata, cioè la Gallia non ancora sotto il controllo romano, che egli si propone di conquistare. Quindi qual è il colpo di genio che cinicamente lui mette in atto? Determinare una situazione di conflitto prolungato che richiede una grande massa militare per essere attuato, che gli determinerà l'analogo di ciò che Pompeo ha avuto nella sua lunghissima carriera di conquistatore a Oriente. E deve creare il casus belli. Quindi entra in scena, potremmo dire, come promagistrato delle Gallie, col proposito di determinare un conflitto per prolungare una guerra durissima con le tribù galliche ed estendere la presenza romana sull'intera Gallia, anche quella comata, anche quella belgica, che è appunto di fronte alle isole britanniche. Noi abbiamo un libro straordinario, uno dei più bei libri della letteratura latina, cioè il De Bello Gallico, che un tempo si leggeva a scuola, nelle scuole medie inferiori, senza apprezzarne l'importanza, il rilievo, la lingua raffinata e soprattutto la falsità, potremmo dire, la falsità nel senso del carattere spiccatamente propagandistico, dalla prima all'ultima pagina di quest'opera, che mira sostanzialmente a convincere l'élite dirigente che legge della necessità di quel conflitto, delle ragioni di esso, della giustezza della condotta bellica di Cesare, e quindi è un'arma, così come lo sono le legioni. Come nascono questi commentari del Bello Gallico? Sono lo sviluppo letterario delle relationes al Senato, che in quanto pro magistrato egli invia regolarmente per spiegare i successi che via via sta conseguendo e chiedendo a ridosso le supplicaciones, cioè delle solenni forme di riconoscimento da parte del Senato dei successi che lui ha ottenuto. Si ricorda spesso il fatto che gli Elvezi sono stati all'inizio lo strumento dello scatenamento di questa guerra. Meno si ricorda il fatto che l'operazione ha comportato vere e proprie forme di genocidio. Popolazioni, centinaia di migliaia di persone sono state massacrate, gli Usipeti, i Tencterii, e al punto tale da determinare a Roma una reazione contro Cesare da parte dei suoi avversari. Quel personaggio abbiamo ricordato prima, Catone, che continua la sua azione di contrasto rispetto ai tre, e in particolare rispetto a Cesare, pone davanti al Senato la questione: bisogna consegnare Cesare ai Galli come criminale perché ha commesso un ingiustificabile genocidio che determina anche una conflittualità sempre più aspra e un'immagine della Repubblica Romana tutt'altro che limpida. È una richiesta estrema che non passa in Senato, però un campanello d'allarme. I 5 anni trascorrono, nel frattempo i rapporti tra i tre si deteriorano, c'è stato un patto che poteva entrare in crisi, questo patto viene rinnovato. Nell'anno 55, 59 era console Cesare e il 58 è andato in Gallia come promagistrato, come proconsole,
55 si riuniscono a Lucca, Cesare, Pompeo e Crasso, e rinnovano il patto. Il patto di Lucca comporta un'alleanza familiare tra Cesare e Pompeo. Pompeo sposa la figlia di Cesare, l'unica figlia che lui aveva, e si stabilisce che saranno da capo consoli Pompeo e Crasso insieme. Quindi il secondo consolato di Pompeo e Crasso, che puntualmente vengono eletti tutti e due, sancisce, potremmo dire, il patto di Lucca, lo corona, lo completa. Crasso si rende conto che non basta dominare a Roma o avere ricchezze sterminate, bisogna avere anche un potere militare. E mentre Pompeo ha già fatto la sua parte, è il conquistatore dell'Oriente, Cesare sta facendo del suo meglio in Gallia, egli si fa attribuire come pro magistratura, dopo la conclusione del consolato, della provincia di Siria. La provincia di Siria era stata inventata da Pompeo nell'anno 67, la dinastia dei Seleucidi era finita nel nulla, lui aveva conquistato senza colpo ferire Antiochia, era entrato a Gerusalemme, aveva violato il Tempio, ragione per cui gli ebrei lo hanno sempre detestato. Però la Siria era l'avamposto militare della Repubblica Imperiale Romana nei confronti di un regno, l'ultimo grande regno ellenistico potremmo dire, cioè quello dei Parti, che incombono sul confine orientale, in particolare sulla provincia di Siria. Perché incombono? Non vogliamo ora dilungarci su questo, ma è certamente importante dire che lo strato ellenizzato delle città nella provincia di Siria è molto superficiale. La popolazione indigena, diciamo così, subisce la presenza romana e guarda ai Parti come possibili liberatori. I Parti lo sanno benissimo e quindi le loro incursioni nella provincia sono spesso micidiali, quindi è il punto più debole della linea difensiva romana, quel confine. Crasso si avventura da pro magistrato in una impresa che si risolverà in una catastrofe. La battaglia di Carre, lui si inoltra nella Mesopotamia con le legioni, un suo ufficiale è quel Caio Cassio Longino che poi ammazzerà Cesare nel 44, brillante ufficiale, bravissimo, che si salva in questo disastro. Crasso viene catturato, decapitato e, diciamo, la fine tremenda che lui fa è anche il segno, potremmo dire, che ormai la scena politica si riduce a due grandi rivali, che sono Cesare e Pompeo. Cesare capisce benissimo che la scomparsa di Crasso non gli giova, perché accelera lo scontro, e si avvicina al momento dello scontro sapendo di essere in una posizione difficile. Ha rinnovato il comando gallico, sì, gli è stato protratto, ma per salvarsi dai suoi avversari, i quali sono pronti, non appena uscirà di carica, a portarlo in tribunale per le malversazioni al tempo del suo primo consolato, che lo vorrebbero portare in tribunale per tante altre ragioni, tra l'altro quelle che Catone ha portato davanti al Senato, per sottrarsi a questa probabilissima persecuzione giudiziaria, deve farsi eleggere console. La magistratura lo metterebbe al riparo. Però se lascia la pro-magistratura per venire a farsi la campagna elettorale a Roma, è vulnerabile, cioè nello spazio tra l'uscita di scena come pro-magistrato e l'entrata in carica eventuale come console, c'è un interstizio, un intervallo in cui i suoi avversari lo porteranno in tribunale. E lui sa che va a finire male, perché i tribunali funzionano con altrettanta oggettività quanto le elezioni e il corpo elettorale.
E quindi la sua battaglia col Senato, attraverso una trattativa che conosciamo abbastanza bene, è mirante a ottenere la possibilità, la facoltà di farsi eleggere in assenza. Cioè lui sta in Gallia, continua a serbare la posizione di promagistrato e si candida alle elezioni protetto dalla posizione di promagistrato. Quindi chiede di essere candidato pur non essendo a Roma, pur non avendo deposto la carica di promagistrato, esponendosi quindi al rischio che abbiamo appena detto. È su questa battaglia che si arriva alla guerra civile. In questa battaglia Pompeo naturalmente non si sporca le mani, Pompeo ha i suoi uomini in Senato, la potente famiglia dei Claudi Marcelli, naturalmente Catone, più tutta una serie di figure di secondo piano. Il Senato è dominato dai grandi personaggi, però poi ha anche le masse di manovra, naturalmente. Silla a suo tempo lo aveva decimato, ma poi si è riformato, è un organismo duro a morire il Senato e ha uno spirito di corpo fortissimo. Quindi quando nel 49 Cesare si rende conto che la situazione gli è sfavorevole perché questa sua richiesta di poter essere candidato in assenza non avrà sbocchi, si vede per giunta richiedere 2 legioni da Pompeo, il quale fa deliberare dal Senato che gli venga affidata la campagna contro i Parti per vendicare l'uccisione di Crasso, per riprendere la campagna partica, quindi ha bisogno di legioni e quindi la campagna gallica ormai è finita, Cesare è riuscito a schiacciare tutte le varie rivolte, Vercingetorige, l'assedio di Alesia, e quindi gli può dare 2 legioni. Cesare sta al gioco, gli molla 2 legioni. Quindi si trova in una posizione anche militarmente inferiore. Il punto di non ritorno, dopo che questa estenuante trattativa è arrivata su un binario morto, è all'inizio di gennaio, nei primi giorni di gennaio dell'anno 49 a.C. Il Senato si riunisce, decide la spartizione delle province, attribuisce le province ai magistrati dell'anno 50, Cesare è escluso completamente da questa operazione e caccia brutalmente Antonio, che in quel momento è tribuno della plebe, dalla possibilità, esclude completamente dalla possibilità di contestare queste decisioni del Senato. Noi abbiamo un racconto splendido, faziosissimo naturalmente, ma molto efficace di questa vicenda nel primo commentario cesariano della guerra civile, che è un testo memorabile, dove Cesare descrive questa furia, questa avidità dei dirigenti, dei leader della pars ottimate, mentre Pompeo sta a guardare, che si spartiscono le cariche, il potere, le legioni, le regioni, le province, e descrive tutto questo. Subito dopo soggiunge la fuga da Roma dei tribuni della plebe che sono stati maltrattati, fisicamente aggrediti, che lui esibisce davanti alle legioni mentre sta sul confine tra la provincia della Gallia Cisalpina e l'Italia. Il comizio che lui fa mostrando alle truppe i 2 tribuni ancora coperti di sangue, di lividi, di tuniche strappate, una scena di grande efficacia patetica, e quindi la decisione che emerge per acclamazione è invadere l'Italia, il passaggio del Rubicone, cioè del confine tra la provincia della Gallia Cisalpina e Roma, cioè l'Italia. Rimini è la prima tappa. A quel punto la guerra civile ha inizio, cioè è scoppiata nel momento stesso in cui Cesare ha violato con le sue truppe la città di Roma, cioè Rimini. La situazione
che si determina è velocissima nelle sue dinamiche e anche a suo modo sconcertante. La decisione che prende la pars senatoria su suggerimento di Pompeo è di lasciare Roma, perché si immagina che la bravura tattica di Cesare, la velocità che Cesare ha sempre avuto nei suoi spostamenti durante le campagne galliche, è tale che in brevissimo può essere a Roma. E Pompeo non gradisce di rifare la scena sillana per cui la guerra civile si combatte sul suolo della città di Roma e sceglie una linea che a lui sembra sicura, ma in realtà è avventuristica: trasportare il Senato, le magistrature, le legioni, se stesso in Oriente, imbarcarsi a Brindisi, sbarcare in Epiro, rafforzarsi lì e lì aspettare Cesare per uno scontro militare definitivo. Perché lo ha fatto? Tanto perché evidentemente non riteneva agevole affrontare Cesare con le legioni di cui disponeva in quel momento in Italia, probabilmente in una posizione perdente o comunque problematica. E poi perché era sicurissimo della sua forza in Oriente, dove aveva le sue clientele da sempre, dove non soltanto il tessuto, diciamo così, militare, ma anche quello clientelare delle elite locali era a suo favore. Il Senato è sconcertato naturalmente, perché il Senato è la prima volta nella storia di Roma che si sposta, lascia la sua sede naturale e va in un'altra parte della Repubblica Imperiale. E in gran parte lo segue, alcuni restano a Roma, fra cui Cicerone. Cicerone è angosciatissimo. Cicerone ha sognato di essere l'uomo chiave in questa vicenda della guerra civile, ma in realtà è stato una pedina da un certo punto in avanti. È una testa politica lucidissima, non ha alcuna stima di Pompeo. In lettere private che noi abbiamo di lui, scrive chiaramente: questo uomo, cioè Pompeo, vuol fare come Silla, vuol fare anche lui le sue proscrizioni. Quindi non è il garante della legalità repubblicana, è un potentato militare che vuole fare il princeps in Repubblica, cioè vuole essere quello che era stato Silla e che ha sempre desiderato durante tutta la sua carriera, gli è chiarissimo. Però non si fida neanche di Cesare. Cesare invece, per parte sua, lo va adulando, gli mostra grande considerazione, gli manda lettere. Cesare gliele ha fatte recapitare con l'aiuto di due suoi fidelissimi, Oppio e Balbo si chiamavano, erano i suoi agentes in rebus, come si diceva, manutengoli fedelissimi, abilissimi, a Roma durante i molti anni della sua assenza in Gallia. E Oppio e Balbo trasmettono questo messaggio a Cicerone e gli dicono: sai, senza il tuo consiglio lui non farà una mossa, aspettalo qui a Roma perché sarà il suo consigliere. Cosa naturalmente inverosimile. Alla fine anche Cicerone decide, ricattato un po' da amici, persone che gli erano sempre state vicine, si decide anche lui a imbarcarsi a Brindisi e unirsi al campo di Pompeo. Cesare ha seguito, da grandissimo stratega qual era, una linea politica militare assolutamente imprevedibile per tutti. Tutti si aspettavano che abboccasse e corresse anche lui in Epiro a combattere, invece va in Spagna, che apparentemente una mossa sconcertante, non senza essere passato da Roma impadronendosi dell'erario, quindi si rafforza economicamente prendendosi il tesoro dello Stato, si fa nominare dittatore, dictator, che è una carica, come abbiamo detto, prevista dall'ordinamento romano, ma non c'è il console che dovrebbe nominare, perché i consoli se ne sono andati con Pompeo, allora si fa nominare dal suo magister equitum, comunque è dictator.
e come tale ha il diritto di mettere le mani sul denaro dello Stato, si reca a Marsiglia e poi in Spagna per liquidare le forze pompeiane che stanno lì, perché lui sa benissimo, e questo era il disegno di Pompeo, che se si imbarca a Brindisi sarà stretto in una tenaglia fra i pompeiani che vengono dalla Spagna e i pompeiani che stanno in Grecia. Quindi passa mesi a sistemare l'Occidente, dopodiché ritorna a Roma, si imbarca a Brindisi e nel momento più sfavorevole possibile anche dal punto di vista climatico, quando nessuno si aspettava che sbarcasse sulla costa adriatica antistante, a rischio anche di naufragi, di danni irreparabili, piomba in Epiro e poi in Tessaglia. E lì la battaglia campale di Farsalo, agosto dell'anno 48, è uno dei modelli, potremmo dire, della sua capacità militare di capovolgere una situazione sfavorevole. Tale è sul campo e diventa a lui favorevole, tanto che i morti della parte avversa sono infinitamente di più dei pochi delle sue truppe. Qui siamo a 4 anni dalla sua morte, che avverrà il 15 marzo del 44. Questi anni sono quasi per intero dedicati ad una guerra civile interminabile, una lunghissima guerra civile. Di solito la si racconta sapendo come va a finire. Purtroppo nel raccontare la storia è inevitabile questo punto di vista, perché il narratore sa già l'epilogo. Poteva andare a finire diversamente. Prima tappa dagli esiti imprevedibili. Pompeo fugge in Egitto perché sa che l'Egitto è roba sua. I sovrani che si sono succeduti sono stati tutti i suoi clienti. Lui ha fatto riportare sul trono un certo Tolomeo Aulete, che era un soggetto piuttosto deplorevole, ma comunque lui l'ha piazzato lì. Sue truppe sono rimaste in Egitto per sorreggere quest'uomo, quindi è convinto di andare al sicuro, nonostante la sconfitta tremenda a Farsalo. E la sorpresa qual è? Che approda in un Egitto dilaniato da un conflitto dinastico e i notabili che contano intorno al re, che è un bambino, un fanciullo, pensano che ammazzando Pompeo possono avere con Cesare un buon rapporto, o comunque un rapporto privilegiato, e quindi catturano Pompeo che sbarca in una barchetta al porto di Alessandria, lo trafiggono, lo decapitano, e quando Cesare, che si è lanciato all'inseguimento di Pompeo con pochissime truppe, approda ad Alessandria, gli mostrano la testa di Pompeo e Cesare mostra di essere commosso, una crisi di pianto. Gli è stata rimproverata questa scena come di estrema falsità, ipocrisia. Forse c'è anche un elemento di verità, di patetismo vero in questa scena. Tutto sommato quest'uomo era stato anche a lui molto vicino e soprattutto Cesare capisce che se questi re clienti sono capaci di questo, sono capaci anche nei suoi confronti di colpi di mano o di pugnalate alla schiena, cosa che puntualmente accade. Lui viene imbottigliato nel Palazzo Reale di Alessandria dallo stesso gruppo intorno al Tolomeo XIII, fanciullo, che ha liquidato Pompeo, e soltanto con tutta la sua abilità tattica, a rischio di perdere completamente la sua flotta incendiandola dall'alto del palazzo e provocando l'incendio di una parte della città di Alessandria, in attesa di aiuti che tardano ad arrivare, lui riesce a cavarsela da un assedio che poteva essere mortale. Alessandria è stato un punto di non ritorno. Napoleone ha scritto, quando era ormai a Sant'Elena, un breve libro sulle guerre di Giulio Cesare, in cui rimprovera a Cesare l'imprudenza di Alessandria. Dopo quella inopinata vittoria, che poteva essere la sua tomba, Cesare, aiutato dagli ebrei che sono accorsi in suo aiuto, amici di Cesare, nemici di Pompeo, risale l'Oriente, rientra in Italia, sbarca a Brindisi
e si trova da capo, davanti, una sedizione repubblicana. Quel Catone che abbiamo più volte nominato si è spostato nel Nord Africa e lì organizza, con l'aiuto dei re locali clienti dei Romani, l'ultima resistenza repubblicana, la battaglia di Tapso, e siamo nell'anno 46, cioè Cesare passa da Roma, si fa rinnovare la dittatura, ma è costretto a proseguire la guerra civile, che come vediamo si svolge in tutto il teatro mediterraneo. La battaglia di Tapso è stata durissima, Catone dopo la sconfitta si è suicidato, Cesare ha riordinato i rapporti, diciamo così, di clientela e di dipendenza da Roma in quell'area geografica, ma quando torna a Roma si trova dinanzi all'ultima e durissima secessione, quella dei figli di Pompeo, che in Spagna avevano una base formidabile di clientele e che hanno organizzato la guerriglia. Quindi ancora una volta si mette in strada, varca i Pirenei, arriva a Munda e nella battaglia di Munda si gioca tutto. La battaglia di Munda sta per volgere a suo sfavore e siamo nell'aprile del 45. Si impegna personalmente, prende in mano le insegne, le aquile, eccetera, e la battaglia volge a suo favore. Torna finalmente, e questa volta non ci sono più teatri di guerra, fa l'errore di trionfare anche sui pompeiani sconfitti in Spagna, cosa che non gli verrà mai perdonata dai suoi avversari, doveva trionfare sui Galli, sull'Egitto, ma non sui suoi concittadini. Questo è un punto critico, un errore tattico non da poco che lui commette. La vicenda finale è presto detta, è una vicenda in cui dal suo stesso entourage, in particolare da Antonio, parte l'iniziativa pericolosissima di proporgli di assumere il ruolo di Rex, la corona. Durante i Lupercali Antonio gli offre questa corona, lui la respinge, la fa mettere sulla statua di Giove, però ormai, nonostante la sua abile capacità, Clementia Caesaris, di catturare gli avversari, perdono, politicamente generosissimo, nonostante tutto questo serpeggia ormai nell'elite senatoria, in una parte di essa, l'idea che quest'uomo, facendosi attribuire dopo Munda la dittatura a vita, e quindi ormai una forma di potere monarchico, diventa colui che affosserà, anzi ha già affossato, la Repubblica. Ecco come nasce dal suo stesso ambiente la congiura. Marco Giunio Bruto, suo figlioccio, suo protetto, e Caio Cassio Longino, che abbiamo ricordato prima nella campagna di Crasso contro i Parti, sono i protagonisti di una congiura nella quale più o meno i leader, Cicerone incluso, sono coinvolti, congiura che ha un risultato immediato quasi prevedibile. Tante pugnalate sullo stesso corpo, una almeno è mortale, e Cesare rotola ai piedi della statua di Pompeo. Ma il problema politico rimane tutto aperto. I congiurati hanno perso il giorno dopo, quando si sono accorti che la gran parte dell'opinione pubblica della plebe urbana, che le legioni, che una parte consistente del Senato non accettano il nuovo stato di cose, e a quel punto si apre un nuovo ciclo di guerre civili che si concluderà nel 31 a.C. È stato detto che Cesare non ha fondato la monarchia. Uno storico inglese ha scritto: ha fatto tutto, ma certo non ha liquidato la Repubblica. Questa frase sembra un po' strana se uno considera che l'attentato è stato fatto perché gli si rimproverava di voler essere dittatore a vita, ma l'errore compiuto sul piano
istituzionale da Cesare è stato di dilatare all'infinito una magistratura straordinaria, la dittatura, cioè non ha saputo scegliere la forma costituzionale per fuoriuscire dalla crisi repubblicana. Ci mette molto tempo la Repubblica Romana per diventare principato, cioè governo del princeps. Il capolavoro lo farà Ottaviano, il quale fingerà di restaurare la Repubblica nell'anno 27 a.C., arrogando a sé il ruolo di princeps, realizzando dunque quel potere personale fondato sulle legioni che Cesare ha intuito, ma dandogli una veste repubblicana.